Oggi è martedì, abbiamo lasciato la comfort zone, che era questo hotel qua, il Royal Tulip. Bello, un bel hotel. Adesso andiamo a prendere la macchina noleggiata Da e oggi poi... comincia l'avventura vera. Sì, da oggi comincia l'avventura. E fortunatamente il sole splende. Meno male, perché altrimenti intendo sarebbe stato veramente difficile, boh, non lo so, sarebbe stato impossibile. Speriamo che regga, che non piova più e boh, andiamo a noleggiare la macchina. Ok. Ciao! Allora, la macchina è questa, un Toyota Land Cruiser Prado, tanta roba. Solo che è già un po', come dire, è tutta full, perché qua c'è tutto un sacco di roba. C'è il frigo, ci sono le nostre valigie, e poi qua dietro c'è un gattoncio, e qua dietro c'è tutta la roba da campeggio, ma c'è la tenda, ma qua è già full, è un casino. Adesso ci dobbiamo organizzare un attimo, perché qua campeggio. Allora abbiamo le sedie, qua c'è tutto per la cucina e non solo, qua c'è un set un recovery set, la jerrycan in più, anche se probabilmente questa non ce n'è bisogno, cuscini, roba varia, seccappelo, acqua, scaletta per salire sulla tenda, altrimenti non saprei come fare. E poi c'è un po' di altra roba, ma non sappiamo neanche ancora cosa, un casino. Comunque vabbè, vediamo se riusciamo a sopravvivere questi 9 giorni, se riusciamo più che altro a divertirci questi 9 giorni. Ok, allora, acqua caricata ovviamente non riesco a fermarlo. E comunque sta facendo un passeggio dietro l'altro. Non riesco a fermarlo, non si ferma. Intervengo. Ma se campeggio vuoi andare, un po' devi soffrire, Tanto anche. devi soffrire. Devi gazzare un po' l'ingegno. Abbiamo trovato dell'acqua dietro la moschea. Lui l'ha bevuta peraltro. Sì, probabilmente anche Da potabile. queste jerrycan io non le userei per far da mangiare. No, però probabilmente lei è potabile. Ovviamente la fase organizzativa ci vuole un attimo, diciamo che il primo giorno quando prendi la macchina ci va sempre un attimo di tempo. Ci vorrebbero 3 settimane. Ci vorrebbero no? 3 settimane, 2 sono troppo poche. Sì, Poi sì, noi sì. le cose semplici non ci piacciono. No. Quindi adesso, siccome noi volevamo andare verso le montagne, ma ovviamente è brutto, Ma sta diventando brutto. sta diventando brutto Però perché non me le lo dà, previsioni non sono belle. Non sono belle, ma non sono brutte. Quindi restiamo verso il mare, Però direi. non sono brutte, perché qua allora su Muscat le previsioni di oggi sono pomeriggio. Nuvolo. Un poco nuvoloso, guarda. Vedi che non piove mai su Muscat, Ah, ok. però su Muscat. Qua no, qua non ha problema. Non ha problema. Allora qua. facciamo 22 così. gradi li hanno visti, Sì. qua ci sono 30 gradi. 30 gradi, non si può stare, sono già Qua tutto è sudato. caldo. Andiamo verso nord allora. Usciamo da Mascate dall'altra parte, direi. Proviamo verso Barca. Verso Barca, Dovremmo andare vediamo verso cosa succede. Barca, sì, verso nord, sulla costa, Mm. e vediamo un attimo. Vediamo, non lo Sì. so, perché purtroppo E poi ci andiamo a... i piani sono saltati. Sì, certo, il nostro Sì. itinerario ovviamente è saltato. Volevamo iniziare con le montagne e con i wadi, però purtroppo dopo Sono pieni i l'allagamento, wadi. dopo l'allagamenti degli altri giorni, dopo le piogge torrenziali di ieri e dell'altro ieri, sono piani, quindi ci sono addirittura le strade chiuse, quindi dobbiamo cambiare i piani e andiamo. Quindi niente, allora direi questa è la macchina carica, perfetto, carica, molto carica. Molto carica. E andiamo in un posto, ci cerchiamo un posto, così apriamo la tenda, proviamo a vedere com'è, se riusciamo a togliere qualcosa da dentro, i sacchi a pelo, i cuscini, vediamo se Sì. riusciamo a chiuderli dentro. Esatto, ci dobbiamo un attimo organizzare. Va bene, via. Dai. Cos'è che pensavi di fare? Ma io pensavo di uscire dalla Mascate e trovare le dune, invece qua è un'ora che siamo in giro e sembra una metropoli. Sì. E la periferia di una qualsiasi metropoli. Queste città sono grandissime. Cioè, prosegui lungo la strada per 4 km, ma c'è il mare poi. C'è 4 km. Tantissimo. Gli hot taxi. Questi sono gli hot taxi, gli orange taxi. Ci ha portato in giro per tutto Muscat con questi. È comodo, c'è l'app. Si scarica l'app. Funziona a meraviglia. Veramente è Uber Omanita. Ci sono un sacco di
negozietti piccolini, no? Ma tanti, cioè è pieno di negozietti piccolini. Però non è che c'è tanta gente, a meno che non siano ancora chiusi e che aprono poi quando la gente torna dal lavoro, perché comunque gli orari di apertura sono fino a tardi. Ok, abbiamo aperto, adesso Laura sta facendo il letto. Quasi facile. Insomma, questo è il nostro spot per la notte. Il nostro primo campeggio qua. Siamo... Ah sì, siamo proprio... è proprio alla brutta maniera. Qui stanno per essere fatti gli spaghetti. Ah certo. Tenda, mare laggiù. Mare, spiaggia. E siamo Spiaggia. sulla spiaggia, siamo sul bordo della spiaggia. Abbiamo anche il lampadario. Sì, è di nuovo design. Abbiamo il lampadario di design. Ah. Ok. E quindi niente, stasera pasta, famosissima pasta col tonno. Importante. Tonno, olio. Boh, basta. E Ginger beer. Ovviamente al Carrefour non hanno gli alcolici, no? Non hanno niente, però è bellissima questa perché Sono onesti. Sono onesti perché non è vin, è semivin. A zero, semivin, onesto. qua zucchero, succo, Succo di uva. aroma, estratto di Cabernet Sauvignon. Allora, dato che semivin e non tanto ci piace, andiamo sul ginger beer. Ginger beer è buona, via. Ginger beer, carellino. Sì, anche le birre, non è che Bavaria. abbiamo molte. Original, zero alcol, e la Bavaria Flower and Malt. Quella è mela. Questa è Quella mela, questo è sidro. tipo sidro, sì. Vabbè, andiamo con le ginger beer. Ginger beer perché alcol non ce n'è. Ok, tonno Quindi Rio niente. Mare portato dall'Italia, Certo. Pringles. Quindi l'hotel 4 stelle è andato, è andato via. E quindi niente, ci si appronta così e si fa quel che si può, adesso vediamo, però notte si dorme qua. C'è ancora un po' di casino perché loro sono sempre in giro, non so, sono sempre qua che passano con le macchine. Dove vanno? Non so dove vanno, perché arrivano con le macchine, tra l'altro con le basse, no? Proprio quelle. Già siamo proprio al lato di un'area picnic sulla spiaggia, mare, bello. Però là bello. arrivano con le macchine, laggiù c'è una macchina. Arrivano con le macchine. Macchine che arrivano, vedi i fari? Vabbè, comunque. Buongiorno. Allora, oggi ci siamo svegliati qua al Suhaili Beach Park. Questo è il complesso, lì ci sono i bagni e le zone di preghiera uomini e donne. Questo è un bar che è stato aperto fino a tardissimo ieri sera. Qua c'è tutto un parco giochi per bambini, una spiaggia meravigliosa laggiù, quella lì è un'isola che si può raggiungere con la bassa marea a piedi. E noi abbiamo dormito dietro questi alberi qua, eravamo lì dietro quegli alberi lì. Non abbiamo dormito malissimo, vabbè, fino a una certa ora c'è stato un vivaio di macchine perché loro vanno e vengono con le macchine, probabilmente la benzina non gli costa niente, quindi li vedi proprio che vanno sulla spiaggia, arrivano sulla spiaggia, tornano indietro, se ne vanno.
so dove vanno, girano queste macchine però. E poi ci ha svegliato dei cani che litigavano con i gabbiani, è un casino, però vabbè. Comunque abbiamo dormito abbastanza bene, a tratti un po' umido, vabbè, tra l'altro era anche sulla spiaggia, tra l'altro proprio spiaggia bagnata perché i giorni prima è piovuto tantissimo, e oggi vediamo, oggi il tempo sembra reggere, ci saranno già 25 gradi, 26 adesso, e se riusciamo andiamo in montagna, vediamo. È tutto difficile. Ovviamente si è rotta la borsa del ghiaccio stanotte, perché si vede che sciogliendosi la plastica, si vede qua dei buchi, abbiamo trovato tutto il frigo allagato. E non è escluso che succeda di nuovo. Sì, perché quando si scioglie può essere. Comunque pieno di caprette, non so se si vedono, no, aspetta. Laggiù sono tutte caprette, ce n'erano prima, attraversavano la strada. Allora oggi quello che vogliamo fare è questo, vediamo se riusciamo. Noi adesso siamo qua, vorremmo fare questa strada qua, raggiungere il forte qua, Rustac, per poi prendere questa strada qua e avvicinarci alle montagne di Jebel Sam. La saga delle caprette, capre nella pattumiera. Andiamo a vedere la fortezza, va. La fortezza di Al-Azm. Oh. Bello, bel portone. Il forte di Al-Azm è probabilmente il forte più bello dell'Oman, nonché perfettamente restaurato e dotato di audioguide e effetti multimediali che rendono la visita molto interessante. È stato costruito dal sultano bin Saif II nel 1708 e fu sia castello che prigione, moschea e scuola coranica. Il sistema idrico del forte è ancora perfettamente funzionante. L'acqua arriva direttamente dalle sorgenti dei vicini monti Ajar. Guarda la particolarità della battuta, è tutta intagliata. Sì. È un legno che profuma. Non so cosa, ma un legno che profuma. È tanto buono. Allora, la particolarità di questo portone è l'inattaccabilità di questo accesso che è sfalsato rispetto a dove entri, in modo tale che non potessero attaccarlo da fuori, quindi non potessero sfondarlo, non c'era proprio lo spazio per sfondarlo, e da quella feritoia lì, dal piano superiore da sopra, buttavano l'olio bollente, eventualmente fossi riuscito ad arrivare fino qua, poi ti incastravi un problemino, ecco. E questa è la tomba dell'imam. È la tomba dell'imam che fece costruire questo forte. Allora, quel signore lì ha tutta una storia. Sì, quel signore lì era il guardiano delle torri e dei cannoni comunque, no? E normalmente lì era seduto lì appunto a guardia, e mentre faceva la guardia fumava la sua pipa, ok? Un giorno si è addormentato durante uno dei sonnacchiosi pomeriggi, si è addormentato, e il gin, dispettoso come pochi, vorrei che in giardino ci fosse una piscina. Ginny! non la desideri? No, non la desidero, dai, falla sparire subito. Aiuto! Tony? Tony, dove sei? È venuto su
dai luoghi reconditi e la butto giù dal muro. E quindi da allora non c'è più la pipa, non si fa più la pipa. Infatti non ha più la pipa. Perché è venuto sul gin? Perché ha sentito l'odore della pipa e ha capito che c'era qualcuno. Quando gli ospiti dell'imam arrivavano qui al castello, Che magari facevano tantissima strada. facevano tantissima strada, Erano i dopo aver benvenuti. fatto tantissima strada erano i benvenuti e lui li ospitava in questa stanza, che è la stanza degli ospiti. Ovviamente gli offriva il caffè al cardamomo, il picco di qua proprio, i datteri, frutta fresca, piatti di pesce, insomma un sacco di delicatesse. Vorrei far notare che prendi molto. E qui Palmetto e Desert. Adesso, questa era la scuola coranica per i bambini. Allora, qua era ovviamente l'ingresso della prigione, no? Poi adesso non si vede, ma li buttavano dentro questo posto qua fino a quando non dicevano la verità. Lì dentro, buttati così. Dopodiché li trasferivano. Qua c'era gente rimasta dimenticata per tanto tempo. Ah, ok. Qui se li dimenticavano. Ok. Ovviamente in queste condizioni, legati mani e piedi. Che è venuto tanto, da ieri e l'altro ieri è proprio venuto giù un ciclone, quindi non sappiamo se i wadi sono fattibili. Allora ci proviamo, ti proviamo a fare Wadi Ban Auf